Adesso siamo nel 2020, un anno moderno dove la tecnologia è avanzata e ricco di oggetti utili e comodi. Ma alcuni di loro già esistevano nel passato, ma strutturati diversamente. Ad esempio prima potevano essere di grandi dimensioni, mentre adesso sono più piccoli e ci offrono comodità. Vediamo il confronto. Il fuoristrada è un veicolo che si adatta a tutte le superfici del terreno. Adesso è come lo conosciamo noi con 4 ruote. Invece prima aveva 10 ruote ed era anche lungo e largo. Le ruote erano 10 perché utili per mantenere l'equilibrio su strade particolarmente sterrate. Che differenza! La caccia è uno sport in cui viene utilizzato il fucile, un'arma agevole per la tecnica e la posizione sulla spalla per avere una mira precisa. Prima esisteva un'arma simile dal nome di spingarda ma di grande dimensione, utilizzata come arma da guerra ma con il tempo anche come arma da caccia. Era lunga, superando la statura di un uomo, ma si poteva tranquillamente portare sulla spalla o poggiarla su un cavalletto. Sappiamo bene come sono fatti i pattini e tanti sanno usarli. Hanno 4 ruote allineate ma i primi pattini inventati com'erano? Penserete ai pattini a rotelle, ma in realtà sono stati inventati dopo. Prima di quelli c'era la bicicletta per piedi. Ciascuna veniva indossata ai piedi separatamente ed era anche malleabile in modo da poter camminare senza problemi. Con l'evoluzione e con i pattini in linea di oggi sicuramente è più comodo. Adesso c'è la novità del monoruota con i pedali. Simile alla bicicletta ma senza manubrio e sella. Significa che ci vuole esercitazione per l'equilibrio. Questa novità però c'era già nel passato, l'idea era simile. Vi era un sedile con un'unica ruota che era enorme. Ma questa invenzione non ebbe molto successo per via dei problemi di stabilità e di frenata che non vennero risolti. Quindi venne abbandonata ma si usa ancora oggi per spettacoli e divertimento. La roulotte viene trainata dalle macchine e dentro ci sono i letti e la cucina. Si usa per le vacanze e per il campeggio dato che ci sono i letti, anche se non è il massimo c'è abbastanza spazio. Nel 1934 un francese inventò la roulotte elastica. Per avere più spazio si poteva allungare 3 volte di più diventando così più disteso e spazioso. Chi fuma può usare anche il cannello per le sigarette. Si usa per evitare i denti gialli, per avere dita pulite o anche per essere eleganti. Ora è sottile, ma prima era più grosso e veniva aggiunto anche un piccolo ombrello per le giornate di pioggia evitando così che la sigaretta si spegnesse. Sempre cose in più. Di sicuro avrete tutti a casa almeno un televisore, o anche uno per ogni stanza, dipende. Il televisore è grande così si vede bene e possiamo essere rilassati. Ma una volta come tanti sicuramente ricordano, era piccolino e in bianco e nero. Con bordi spessi ma lo schermo restava minuscolo. I non benestanti per vedere la TV andavano tutti insieme a casa di chi ce l'aveva. Non importava se era piccolo da non poter essere visto da lontano. La TV si è evoluta più volte, dallo schermo piccolo fino ad essere piatto ed enorme come ora.
La tecnologia di oggi è molto evoluta. Quando le persone escono e si annoiano volendo ascoltare musica o notizie possono usare il cellulare o la radio della macchina. Invece prima le persone dovendo lasciare la radio a casa come potevano fare? C'era la radio da cappello, strutturata in modo da poter ascoltare anche fuori casa. Era un'invenzione strana, ma veniva venduta negli USA anche se dopo perse successo. Per forza, era complicato da portare. Di sicuro ricordate ancora cos'è il fax che ora viene usato molto meno. Ci sarà qualcuno che lo usa ancora ma ormai tutti utilizzano internet ed email. Ma il fax esisteva già da prima. Sì, esisteva ma in forma diversa. Quella recente era più pratica. Invece una volta era di grande dimensione e credo che all'interno ci fosse anche la radio. Così che le notizie venissero stampate in tempo reale su fogli lunghissimi e le persone leggevano sul momento mentre il fax continuava a stampare. Sappiamo bene che il cellulare ha subito una notevole evoluzione, fino ad arrivare a dimensioni ridotte, diventando più comodo da mettere in tasca. Invece prima si faticava un po' per portarlo in giro. Perché tra i vecchi modelli ce n'era uno grande dotato di cintura per la spalla, manico, filo, cornetta e tastiera. Complesso. Invece adesso è tutto più facile. In più ora è semplice fare videochiamate, anche in qualsiasi posto. Invece prima era complicato perché si doveva utilizzare il telefono normale collegato a un piccolo schermo. In questo modo la videochiamata diventava possibile. Che grande differenza! In questo periodo è molto diffuso il visore VR per film o videogiochi. Ma non è stato ideato recentemente. Già un altro inventore aveva ideato la stessa cosa ma sempre in forma diversa. Negli occhiali si potevano vedere le immagini. Come con gli occhiali 3D. In più erano dotate anche di sottili antenne per la ricezione dei film. Pesava 140 grammi, adesso invece è più leggero. Questo significa che le invenzioni del passato non è vero che valgono zero. Possono anche non avere successo, ma in questo presente possono essere utili per progettare nuove tecnologie.